Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Acarbosio Doc Generici SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cosa Acarbosio Doc Generici? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Acarbosio Doc Generici durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa Acarbosio Doc Generici? Acarbosio Doc Generici è un farmaco a base del principio attivo acarbose, appartenente alla categoria degli ipoglicemizzanti orali e nello specifico inibitori dell'alfa-glucosidasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Doc Generici SRL. Acarbosio Doc Generici può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Acarbosio Doc Generici 100 mg 40 compresse. Acarbosio Doc Generici 50 mg 40 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Doc Generici SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Acarbose. Gruppo terapeutico. Ipoglicemizzanti orali. Forma farmaceutica. Compressa. Indicazioni. Acarbosio Doc Generici ha raccomandato per il trattamento del diabete di tipo I, non insulino dipendente, nei pazienti non adeguatamente controllati mediante la sola dieta o l'associazione di dieta I, metformina e /o, I, una sulfonilurea. Posologia. Popolazione pediatrica. Bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni. L'efficacia e la sicurezza di acarbosio nei bambini e negli adolescenti non sono state stabilite. Acarbosio Doc Generici non ha raccomandato nei pazienti di età inferiore a 18 anni. Adulti. La dose iniziale raccomandata è di 50 mg 3 volte al giorno. Tuttavia, alcuni pazienti possono trarre beneficio da una titolazione più graduale della dose iniziale allo scopo di minimizzare gli effetti indesiderati gastrointestinali. Ciò può essere conseguito iniziando il trattamento con 50 mg 1 o 2 volte al giorno, con successiva titolazione al regime di 3 volte al giorno. Se dopo un trattamento di 6-8 settimane i pazienti mostrano un responso clinico inadeguato, la dose può essere aumentata a 100 mg 3 volte al giorno. Occasionalmente può essere necessario un ulteriore aumento della dose fino ad un massimo di 200 mg 3 volte al giorno. Acarbosio Doc Generici è indicato per un trattamento continuo a lungo termine. Qualora si manifestino effetti indesiderati, nonostante il rispetto scrupoloso della dieta, il dosaggio non deve essere aumentato e, se necessario, deve essere ridotto, vedere paragrafo 4.8. Pazienti anziani. Non sono necessarie modifiche del normale regime posologico degli adulti. Compromissione renale o epatica. Vedere paragrafo 4.3. Modo di somministrazione. Le compresse di acarbosio Doc Generici vanno assunte per via orale e devono essere ingerite intere assieme ad una piccola quantità di liquido direttamente prima del pasto, oppure masticate con i primi bocconi di cibo. A causa della grande variabilità individuale dell'attività della glucosidasi nella mucosa intestinale, non è stato stabilito un regime di dosaggio fisso, e i pazienti devono essere trattati sulla base del responso clinico e della tolleranza degli effetti indesiderati intestinali. Controindicazioni. Ipersensibilità all'acarbosio ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Acarbosio Doc Generici è anche controindicato in pazienti con malattia infiammatoria intestinale, ulcera al colon, ostruzione parziale intestinale o in pazienti predisposti all'ostruzione intestinale.
Inoltre, acarbosio DOC generici non deve essere usato in pazienti che soffrono di malattie intestinali croniche associate con disturbi marcati della digestione o dell'assorbimento, e in pazienti affetti da stati patologici che possono essere aggravati da un aumento della produzione di gas a livello intestinale, per esempio grosse ernie. Acarbosio DOC generici è controindicato in pazienti con compromissione epatica, per esempio con cirrosi epatica. Poiché copyright acarbosio DOC generici non è stato studiato in pazienti con insufficienza renale grave, non deve essere utilizzato in pazienti con clearance della creatinina. 25 ml/min/1,73 m2 gravidanza e allattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipoglicemia. Acarbosio ha un effetto antiperglicemico, ma di per sé a copyright non induce ipoglicemia. Se acarbosio viene prescritto in aggiunta ad altri medicinali ipoglicemizzanti, per esempio, sulfoniluree, metformina o insulina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione durante il trattamento con acarbosio. Il saccarosio, zucchero di canna, così come i cibi contenenti saccarosio spesso causano disturbi addominali o anche diarrea a causa dell'aumentata fermentazione dei carboidrati vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere acarbosio DOC generici durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere acarbosio DOC generici durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Acarbosio non deve essere usato durante la gravidanza, poiché non vi sono dati da studi clinici riguardanti l'uso dell'acarbosio in donne in gravidanza. Dopo somministrazione di acarbosio marcato A, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non ci sono dati disponibili sull'alterazione della capacità di guidare veicoli o usare macchinari durante il trattamento con acarbosio. Effetti indesiderati. Di seguito vengono riportati gli effetti indesiderati verificatisi negli studi clinici con acarbosio controllati verso placebo e classificati secondo le categorie di frequenza CHON-CID, studi controllati verso placebo vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Quando le compresse di acarbosio DOC generici vengono assunte in associazione con cibi o bevande contenenti carboidrati, polisaccaridi, oligosaccaridi o disaccaridi, un sovradosaggio può causare meteorismo, flatulenza e diarrea. Se le compresse di acarbosio DOC generici vengono assunte indipendentemente dal cibo, non ci si aspettano eccessivi sintomi intestinali. Non sono noti antidoti specifici all'acarbosio. L'introduzione di cibi o bevande contenenti carboidrati deve essere evitato per 4-6 ore. La diarrea deve essere trattata mediante rimedi conservativi standard. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Ipoglicemizzanti, escluse le insuline, inibitori dell'alfa-glucosidasi, codice ATC. A10BF01. Meccanismo d'azione. Acarbosio esercita la sua attività nel tratto intestinale in tutte le specie investigate. L'azione di acarbosio ha proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica di acarbosio è stata studiata somministrando per via orale la sostanza marcata 200 mg a volontari sani. Assorbimento. Poiché copyright mediamente il 35% della radioattività totale, somma della sostanza, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione e dello sviluppo. Elenco degli eccipienti: silice colloidale, magnesio stearato, amido di mais, cellulosa microcristallina. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di acarbosio DOC generici a base di acarbose sono acarbosio Technigen, compressa, Acarfage, Glucobai. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.